Eccomi. Ok, dovrebbe andare tutto adesso. Buonasera. Allora, i sottotitoli non li vedo ancora, cerchiamo di aprirli. Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, niente. Ok, adesso dovrebbero andare. Dovrebbero andare, ok. Benissimo, benissimo, benissimo. Eccomi. Grazie, zio di 2024. Allora, Trainer si è abbonato con Prime. Chi ha Prime, raga, si può abbonare gratis al canale comunque. Non so se lo sapete perché già avete Prime e quindi potete abbonarvi al canale. Allora, io inizierei questa live nel salutare e abbracciare tutte le persone care a Carol che purtroppo è venuta a mancare e che era una mia fan e mi è stato comunicato che purtroppo è venuta a mancare questa meravigliosa ragazza a cui non volendo e non sapendo regalavo momenti di spensieratezza, quindi mi, mi sento di ecco, esternare la mia vicinanza a tutta la famiglia e a tutti i suoi cari. Sicuramente adesso è in un posto un po' più sereno e tranquillo rispetto a questa terra che è meravigliosa, però ecco, Carol, ovunque tu sia, questo cuore è per te. Mua. Niente, raga, questo è un periodo ecco, un po' brutto, perché anche l'anno scorso, ecco, io ho perso una mia amica cara, quindi adesso sapendo anche di Carol, ecco, quando muoiono le persone e si vivono dei lutti non è mai, ecco, insomma, dei bei periodi, però c'è anche da dire che quando muoiono persone giovani fa ancora più male perché significa che hanno avuto poco tempo per vivere la propria vita e per dare anche la qualità, dare della qualità alla propria vita. Ma allora, parte questa notizia un po' un bel po' brutta che abbiamo ricevuto oggi. Voi come state? You have you help so many celebrity. I am one person also losing my mom and I am myself and conquer months ago, but you give me so much strength and determination. Mm. Ti mando un forte abbraccio, Giulia. Avevamo bisogno di questa live per stare un po' più uniti. Brava, Chiara. Ti fa pensare tanto una cosa del genere, esattamente. Alla fine, raga, per questo io dico, la vita è una e bisogna godersela al 100%, 1000 per 1000 e fregarsene degli altri perché altrimenti non si va da nessuna parte. Le persone che non si, le persone che non vivono. Grazie, Suspectla. Ecco. Le persone che non vivono e si preservano ehm, tante cose.
cioè di fare tante cose. Le persone che non fanno tante cose che vogliono fare sono persone che in realtà non vivono e non è bello, perché la vita è una e bisogna viversela mille per mille, sempre nel rispetto e nei limiti, questo sicuramente, sia verso se stessi che verso gli altri c'è sempre un limite a tutto, però bisogna anche fare ciò che si vuole, perché la vita è una, veramente. Ci dobbiamo impegnare ogni giorno per vivere felici, ma neanche vivere felici, vivere sereni, perché comunque la felicità è sempre, sono sempre attimi, la serenità mentale, ricordatevi che è quello che conta di più, perché se ci sta la serenità mentale, non si è esauriti anche per stupidaggini, si sta bene anche col corpo e con la salute, quindi ricordatevi che questo è fondamentale. Il fandom è pieno di persone fantastiche, che è bello che tu abbia potuto conoscere un po' di più le loro storie. Ma infatti, per esempio, questa live che a breve cambierò, ecco, aspetta, adesso lo faccio adesso. Questa live è una live in cui io vorrei fare, ecco, la solita nostra. Come no? Ah, ecco, sì. Vorrei improntarla sulle confessioni anonime perché, ecco, anche l'altra volta ne abbiamo lette diverse e ho potuto comprendere quanto effettivamente alcune persone non riescono a vivere sia da un punto di vista, ecco, religioso che non glielo, magari sia per la religione che non glielo permette, alcuni per la famiglia che non gli permette di vivere, ecco, la propria vita al di là della sessualità, la propria vita in generale, e famiglie un poco più, ecco, che hanno quei ragazzi che hanno dei genitori che magari sono un poco più padre padrone, madre che comunque comanda un po' tutta la situazione, cerca di mettere sempre delle regole molto strette, un po' come fa il padre padrone, no? Madre padrone. E non è bello, quindi chi magari vive una situazione invece. Ci sono tante storie economiche un po' drammatiche e questo ovviamente porta tanti altri scompensi da tanti altri punti di vista. Ci sono diverse situazioni, diverse storie che comunque eh, ognuno di noi ha una storia da raccontare, questo sicuramente. E ognuno di noi ha la propria croce. Però bisogna viversi sta vita e bisogna prendersela così come viene, no? Al di là di tutto, perché è fondamentale, perché è una. Vabbè, ma non ho capito, non ci sono più sottotitoli? Aspettate, no, non capisco però questa cosa dei sottotitoli. Mm, allora, facciamo così. Pa- para- pa- pa. Il wifi regge? Cos'è c'è che non va? Perché non mi carica la pagina? Rilevi, grazie. Ah, ecco, adesso stanno. Vediamo. Allora, qua mettiamo inglese, italiano. Qua lasciamo inglese. Andiamo giù. Genera, vediamo se adesso vanno. Ok, adesso dovrebbero andare i sottotitoli di nuovo, eccoli. Questa è una cosa che mi rincuora molto perché finalmente più persone possono comprendermi. Questi li possiamo eliminare. Ok, no, non vanno più di nuovo. Va, e non capisco perché. Allora, chiusura in attesa, riapri, salva, open, consenti,
Chic 62, grazie. Ecco, allora, adesso dovrebbero andare con la speranza che non scompaiono di nuovo. La speranza che non scompaiano di nuovo, raga. Aspettate, qua che cos'è? Fammi ingrandire. No, qua si può togliere, giusto? Ok. Qua la rimpicciolisco. Ok, ci siamo. Perfetto. Quindi stavamo dicendo che qua devo copiare e incollare il titolo della live, che tra l'altro dovrò ricopiare e incollare anche dopo. Infatti spero che la Kira me lo ricordi. Allora, devo ricopiare e incollare perché a quanto pare. Glielo mando a Rakira così dopo io ce l'ho sotto mano. Annulla chat. Ok, benissimo. Allora, sì, siamo 1600 persone in live. Ehm, dove? Ah, ecco, benissimo. Perfetto. Allora, questo apri collegamento. È il sito. Vediamo se me lo fa fare. Tacchio. Amandams 1. Grazie. Allora, facciamo così. Browser. Mm, mm. No, non è browser. Questo si può eliminare. Può eliminare browser 3, sì. Allora faccio cattura schermo, cattura la finestra. Mm, 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 mm. Cattura proprietà di... Eccolo. Ok, ok, ok. Non so se leggete questo nome. Però, ecco, facciamo così, la leggo io e poi ve la faccio apparire. Se non ci conosciamo di persona perché siamo sparsi per il mondo e lontani, ma ciò che abbiamo creato dimostra quanto ci teniamo gli uni agli altri. La vita è troppo breve per sprecarla sui sogni degli altri. Spendetela per i vostri sogni, bravissimo. Esattamente. Spendetela per i vostri sogni e basta. E a volte bisogna essere un po' no egoisti, ma altruisti verso se stessi, che è una roba ben diversa, lo dico sempre, mi è stato insegnato dalla vita ed è vero, cioè senza recare danno agli altri, sinceramente, fin quando gli altri, cioè possono anche pensarlo gli altri che in realtà invece di essere altruisti siamo egoisti, no? Ma sti cavoli. I sottotitoli sono spariti di nuovo, mamma mia. Aspettate, ma non ho capito qual è il problema. Io non chiudo neanche la pagina. Microphone permitted. Vedi. Non so perché fanno sempre questo. Adesso sono riapparsi. Vabbè, facciamo una cosa, va. Cerco di tenermelo più piccolino qua così. Io. Aspetta, facciamo così. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mettiamolo qua. Ok, così almeno so che quando non va, questo dovrebbe essere tranquillo. Dovrebbero andare.
Ehm, Speak slower, slower, the subtitles can't keep up. Ok, ok, ok. Allora, io ho ancora il mio meraviglioso Samsung che non carico da ben 4 giorni e 5 giorni ed è ancora carico al 29%. E siamo qua, ok? Connessione chat. Vediamo. Ma possiamo anche notare, traducono male come la prima volta, probabilmente ha inserito male delle impostazioni sulla traduzione. Ok, perfetto, allora eliminiamo perché ogni volta c'è da settare. Ok, perfetto. Eliminiamo e rimettiamoli. Effettivamente qua mi portava in inglese. Vabbè, dai. Non capisco la ragione per cui io debba aprirli 300 volte, questo no, però vediamo. Ok, adesso dovrebbero andare nella lingua anche esatta. Questi li mettiamo qua, questo lo riportiamo a come era prima. Bene. Questo che cos'è? Ah, ok. Ora perfetto, benissimo. Allora, leggiamo questa. Ho 29 anni e per 2 anni sono stata con una donna che non ha mai voluto riconoscermi come sua fidanzata. Ma come? Ma solo come amica. Mm. Arrivò un giorno in cui dissi basta, non seppi nulla di lei per 3 anni. Ok. Mi sono sposata 5 mesi fa con quella di cui sono sicura sia l'amore della mia vita. E questa ex, anche se lei non l'ha mai accettato, si è presentata al matrimonio per dirmi che mi amava ancora. Raga, ma che è un film? Sinceramente avrei voluto che la terra mi inghiottisse. Non solo mi ha fatto passare brutti momenti per non avermi accettata come sua fidanzata pubblicamente, ma ha anche rovinato il giorno del mio matrimonio. Almeno io l'ho sentito così, anche se mia moglie non la pensa allo stesso modo. Spero non ti capiti mai una cosa del genere e soprattutto datti sempre il giusto valore, Zeudi. No, 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 raga. Aspettate, ve la, ve la mostro. No, io sono sconvolta. Vi leggo. Giustamente se vi leggo da qua non riesco, quindi vi devo leggere da qua. E poi devo mettere questo sotto i sottotitoli. Ecco. No, io sono sconvolta. La moglie chissà cosa pensava. No, ma però ha scritto, almeno io l'ho sentito così, cioè che le aveva rovinato il giorno più bello del suo matrimonio, no? Le avesse rovinato il giorno più bello del suo matrimonio, anche se mia moglie non la pensa allo stesso modo, cioè la moglie non pensa che lei le abbia rovinato il giorno, magari pensa che è folle e basta. Presentarsi al matrimonio. Ma tappo! Cioè, pensate. Arriva quella al matrimonio e questa che ha scritto il messaggio fa: Ma tappo! A Rob 3 anni e 2 anni passato da amiche perché pubblicamente non si voleva esporre. Quindi 5 anni.
Dopo 5 anni, ma a tappo, follia. Allora, leggiamo quella di sotto. Sono una sottona senza speranza. Esiste una cura? Ho persino, ho persino accettato di andare a fare acqua gym insieme alle ultra settantenni pur di stare insieme. Qualcuno mi salvi. Beh, 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 sono una sottona senza speranza? Beh, allora, sì, sei una sottona, quindi l'hai affermato anche tu con il punto, sì, sei una sottona senza speranza, esiste una cura? No, non esiste una cura, perché se hai accettato di andare a fare acqua gym insieme alle ultra settantenni, c'è un problema, secondo me. Non è essere sottona, ma evidentemente non stai costruendo una relazione sana per andare. Cioè, se non ti piace andare a fare acqua gym con le ultra settantenni, tesoro mio, taglia, capito? Non andare. Cioè, cerca di avere un rapporto un po' più sano. No, io spero che lei sia l'insegnante che fa acqua gym alle ultra settantenni. Cioè, spero che non sia un ultra settantenne la tua fidanzata. Oddio, poi sono gusti, sono cose tue, figurati. Effettivamente non sono nessuno per mettere bocca, però, cioè, secondo me è l'insegnante, no? Amica, stai parlando con la persona sbagliata. Cioè, è andata a fare acqua gym. Zio di tra poco dirà benvenuta nel club delle sottone. No, vabbè, no, a sti livelli no, io non sono sotto a questi livelli. No, no, sinceramente no. Andiamo avanti. Dai, fatemi leggere la faccia di Zeudi. Allora, voglio vedere un attimo una cosa, aspettate. Allora, Rakira, mo traducono male come la primissima volta, proprio mi è passato male la traduzione. No, metti, tranquilla. Grazie. Era un messaggio vecchio vecchio, ok. Ok, ok. Quando vivevo ancora a casa con la mia famiglia, ho preso la discutibile decisione di ordinare un giocattolo per adulti online. Io non oso immaginare. Il problema è che io e mia madre abbiamo le stesse iniziali, quindi a volte la posta viene confusa. Qualche giorno dopo sono tornata dal lavoro, sono entrata nella mia camera e lì, proprio al centro del letto, c'era un pacco già aperto. Mi si è gelato il sangue. Già, era arrivata la mia tanto attesa consegna e mia madre l'aveva chiaramente aperta prima di me. Ci siamo incrociate con lo sguardo una volta quella sera e ancora oggi non ne abbiamo mai più parlato, nemmeno una parola. La famiglia si è ripresa più o meno, però il giocattolo meritava un bel 10-10. No, raga. Invece io so una storia ancora più interessante e simpatica, la volete sapere? Me l'ha raccontata questa persona che conobbi anni fa. Comunque, prese questi giocattoli con la compagna a un certo punto.
venne a trovare la famiglia, questa ragazza, no? La famiglia di questa ragazza andò a trovare ehm, questa ragazza con la sua ragazza, ecco, come se con la sua fidanzata. Lei conviveva con la sua ragazza e i genitori andarono a trovarla, semplicemente. E c'era questo cane che secondo me confuse tra i suoi giocattoli con quei giocattoli e comunque girava per la casa con questo coso che aveva sbagliato giocattolo. Comunque c'era, infatti quando me l'ha raccontato io non ci credevo, dicevo ma perché? Perché? Comunque mi ha fatto molto sorridere perché lei era impanicata perché non sapeva come fare per toglierglielo da bocca e non farlo notare ai suoi. Però alla fine penso che ci sia riuscita nel suo intento. Vabbè, vabbè. Comunque è più bello che ve le leggo io. Aspettate, vi leggo da qua però. Vedete, anche perché il traduttore è buono adesso, quindi voi riuscite anche a capire. Oh, sentite questa che... Ho paura di fare coming out, è tutto così difficile. Ho questo pensiero fisso in testa e mi sento davvero soffocare. Tu, Zeudi, mi hai aiutato tanto, ma purtroppo la paura supera tutto. Sono stanca. Mamma mia, raga. Solo io. Mamma mia, io cioè non solo io ti posso capire, ma ti posso capire. Ti posso capire, tesoro. È un momento veramente brutto e drammatico questo qua. Ti senti veramente soffocare e sembra che non sta vivendo la tua vita. Però io penso che sia un passo che devi fare per avere una seconda nascita, una rinascita, ecco, perché è fondamentale per vivere. ehm, la vita è una, l'abbiamo ripetuto tantissime volte, va vissuta e quindi devi farti coraggio quando troverai la situazione più adatta magari per farlo, sia a livello, sia da un punto di vista familiare che emotivo, ti sentirai pronta di anche aprirti semplicemente ad una persona che pensi che possa essere a te, ecco, a te cara e che sai che magari può comprenderti a prescindere da tutto, fallo. Perché veramente puoi vivere la vita in un modo diverso. Poi, sti cazzi, chi non ti accetta, sti cavoli, il problema resta a loro. Perché, voglio dire, tu intanto ti vivi la tua vita, il problema resta a loro, eh. Che poi quando parlano male dell'argomento in famiglia o tra amici ti senti toccata e fuori luogo. Vabbè, questa è una cosa, mamma mia, orrenda. Io ho cominciato... Eh? Si stanno mischiando alcuni messaggi con diverse storie precedenti. Ok, raga, non pensate che sia stato facile in generale per altre persone. Cioè, molte persone pensano, "No, io non riesco a farlo perché per me è impossibile che io possa farlo, ok? Ma invece non è così, perché c'è sempre la soluzione a tutto. E credetemi che quando io poi l'ho fatto ho capito che effettivamente i problemi della vita sono altri. Cioè, per me era un problema enorme che ho superato e che comunque ho fatto a 19 anni, cioè abbastanza anche... Cioè, ho avuto i miei tempi, ecco. Ognuno c'ha i suoi, magari ci sono persone che lo fanno anche a 50 o molto molto più in là.
Ognuno ha i suoi tempi per scoprire la propria sessualità, però ecco, una volta che la esterni, la vivi, ma cioè, voglio dire, vivi la vita poi, no? Quindi al di là non c'è un metro di paragone tra una storia e un'altra o ecco, una classifica delle varie storie, non si può fare. Ognuno vive la sua vita con un determinato peso e una determinata prospettiva di emozione, di sensazioni con cui tu prendi la vita, per cui è quello che fa sì che tu hai una certa percezione delle cose. Cioè, noi abbiamo degli occhi che filtrano tutto ciò che vediamo e le nostre emozioni di conseguenza fanno parte di questa filtrazione che avviene, no? Rispetto a quelli che sono i nostri pensieri, il nostro modo quindi di pensare, il nostro modo di sentire, filtrano ciò che vediamo. Noi quando vediamo un qualcosa la vediamo filtrata attraverso il nostro essere, quindi tutto dipende da questo. E noi affrontiamo tante situazioni in modo diverso rispetto a come siamo e chi siamo. Questo è fondamentale, al di là dei problemi che ci circondano. Io penso sempre che tutto sia come li prendi, come, per questo uno si dice, no? Devi prendere la vita così come viene, perché poi tutto è come la prendi che tante cose si risolvono. Vabbè, tutto questo si nasce liberi, esatto, esatto. Si nasce liberi e noi non abbiamo scelto di nascere. Quindi, ed è l'unica cosa che noi non scegliamo, nascere e non lo scegliamo. Poi c'è chi sceglie sicuramente, la morte la puoi scegliere per esempio, ma la vita no. Cioè la vita nascere tu non puoi scegliere di nascere. È l'unica decisione che noi non prendiamo se ci pensate. Noi siamo gettati in questo mondo e tuttavia dobbiamo anche prenderne atto. Alcuni però devono aspettare di essere indipendenti per poterlo fare perché altrimenti la famiglia li lascia per strada. Bisogna non aspettare di essere indipendenti, perché non è che scende la Madonnina e ti dà l'indipendenza. Devi fare così e devi cercare di crearti la tua indipendenza se questo è il problema. Anche se ci sono mille difficoltà, tutto parte dalla testa e da quello che vuoi fare. Non pensate, raga, che per tutti sia stato facile, cioè, fare coming out e voi siete quelli che magari hanno più difficoltà degli altri. Non c'è un metro di paragone, ripeto. Cioè, siamo stati un po' tutti sulla stessa barca e penso che questo discorso lo faccio perché anche io pensavo, vabbè, però alla fine per loro è stato facile, beate a loro, io come faccio? Io come faccio? Io come faccio che cosa? Cioè, lo fai? La soluzione si trova. Questa è la risposta alla me che pensava in quel determinato modo e come mi ha scritto questa persona. Non possiamo scegliere le carte che ci vengono servite alla nascita, ma abbiamo totale libertà su come giocarle. Esattamente, esattamente questa la cosa. Aspetta, ti pinno. Esattamente questa la cosa. Non possiamo scegliere le carte che ci vengono servite alla nascita. Oh, com'è? Riemozione manuale a fine streaming? No, 20 minuti. Che significa questa roba? No, va bene. Ma abbiamo totale libertà su come giocarle. Ecco, esatto. Shipping the Air Force comment, è vero? Forse no, forse non era proprio il primo, però
Ok, andiamo avanti, va. Aspettate. La chimica che può avere, allora, la chimica che puoi avere da donna con un'altra donna è insuperabile. Dopo anni di relazioni con uomini, ho fatto l'amore con una ragazza per la prima volta e ho capito perché il sesso è così bello. Meglio tardi che mai, mai più con un uomo. Beh, beh, sono sempre prospettive, un po' come dicevo prima comunque. Andiamo avanti. Ciao, sono Martina. Quando ho conosciuto questa mia amica, dopo un po' ho scoperto che era lesbica e che stava flirtando con me. Mm. All'epoca non riuscivo nemmeno a rendermene conto davvero, ero molto confusa. Col tempo però ho iniziato a provare delle emozioni nei suoi confronti che non avevo mai provato prima. Questa cosa mi spaventava tantissimo e non riuscivo ad accettarla. Invece di affrontare quello che stavo sentendo, ho preferito allontanarla, come se prendendo le distanze potessi far sparire tutto. Poi, quando ho saputo che si era fidanzata, mi sono accorta di esserne gelosa addirittura. È stato in quel momento che ho capito che quello che provavo era più forte di quanto volessi ammettere. E se devo essere sincera, ancora oggi provo qualcosa per lei. La cosa che mi confonde di più è che non mi è mai successo con nessun'altra ragazza, è successo solo con lei. Per questo non riesco a capire cosa significhi davvero. Non so se fosse un sentimento nato perché era lei, se fosse attrazione o altro. So solo che quello che ho provato era reale e che per molto tempo ho cercato di negarlo, anche a me stessa. Bene, quindi abbiamo questa ragazza che Ehm, ha il pallino per quest'altra ragazza. Ma voi cosa ne pensate di questa cosa? Cioè, come fai tu? Come fa a piacerti una ragazza e a rifiutarla perché hai paura di ciò che fondamentalmente stai... Aspettate, eh. Cioè, voi cosa ne pensate? All'epoca non riuscivo nemmeno a rendermene conto. Ero molto confusa. Ci sta che tu fossi confusa, però. Magari sei una persona che elabora col tempo i propri sentimenti e ti sei accorta poi con il passare del tempo che pensavi sempre a quella persona e continui a pensarla. Perché se mi scrivi poi questo in delle confessioni anonime, tu continui a pensare a questa persona. Aspettate che vi leggo da qua adesso. Solo che situazioni un po' ambigue. Io penso che le mancano le sue attenzioni. Lo sai, forse c'è ragione. Mm. Però non so se lei non riusciva ad accettare l'altra ragazza per delle ragioni legate a cose che ci siamo sempre dette, oppure perché aveva paura dei suoi sentimenti, cioè aveva paura della società e dei suoi sentimenti. A quanto pare dei suoi sentimenti. Ho preferito allontanarla, che dice, invece di affrontare quello che stavo sentendo, ho preferito allontanarla come se prendendo le distanze potessi far sparire tutto. Però un po' e un po', un po' e un po'. Chi l'avrebbe mai detto che dopo 2 anni ci saremmo trovate te che ci davi consigli sulle nostre vite? No, assolutamente non vi do consigli sulle vostre vite, raga. Attenzione, ne parliamo insieme. Io non sono, no, non faccio terapia, sinceramente. Ecco, terapia di gruppo è un'altra cosa proprio. Diciamo così. Però
Cioè, lei quando ha saputo che era fidanzata si è accorta di essere gelosa. Questa è la frase che mi ha colpito di più. Ma che significa? Non è che eri gelosa, aveva capito cosa aveva perso, forse? Forse l'ha espresso male. Cioè, lei dice che ancora oggi prova qualcosa per lei. Però non è successo con nessun'altra ragazza, ma solo con lei. Forse non voleva ammettere la sua sessualità. Mm. Ecco, ecco, come si pinna? Che ti rendi conto di quello che avevi quando ormai l'hai perso. Ma infatti le persone si rendono conto di quello che hanno soltanto quando lo perdono. No, di qua. Questo ci insegna che le persone si rendono conto del valore delle cose solo quando perdono quelle cose. E questo vale anche con le persone, ricordiamocelo, ok? Quindi questo rammenta questo. Esatto. Andiamo avanti. Allora, vediamo questo. Vorrei dire alla mia ex che l'amerò per sempre, anche se per sempre non sarà mai più. Spero sia felice perché non si merita nient'altro. Dai, che carina. Che dichiarazione d'amore. Invece lei si è resa conto di quello che ha perso anche quando l'ha perso. Quando l'ha perso. Cioè, anche quando l'ha perso. E anche prima. Cioè, sapeva. Sia prima che dopo. Già sapeva. Ma è una ex. No, un qualcosa è successo. Magari è stata lasciata. Invece tutti i miei ex sono contenta che siete spariti. No, invece, però amerò per sempre, cioè significa che lei ama ancora questa persona, anche se per sempre non sarà mai più. Spero che sia felice perché non si merita nient'altro, beh, evidentemente la sta ancora amando, sì. Però, cioè, per esempio, me non è così, cioè, io spero che i miei ex stiano bene, che siano felici anche loro e che sicuramente è un'altra forma di amore, di voler bene, di far sì che, cioè, di volere il meglio per loro, perché comunque sono stati una bella parentesi della propria vita e quindi perché non volere il meglio per queste persone che hanno reso comunque la tua vita molto più bella negli anni precedenti. Vuoi o non vuoi, comunque vi hanno dato delle emozioni, quindi mai sputare nel piatto dove si è mangiato, secondo me. Tipo la storia del primo amore che non si scorda mai. Ti amerò per sempre, ma chi te crede? Maria Marpella. Morendo. Ma chi te crede? Ma chi ti crede? Oh, ha scritto questa persona. Vorrei vedere se fosse stata cornificata cosa gli augurava. Ma brutto. Ah, che brutta sensazione, immaginate essere cornificati. No, io spero di non essere mai stata cornificata, sinceramente. Spero di non.
non essere mai cornificata. Sai cioè, sto cercando di medesimarmi, di provare empatia per queste persone, capendo un attimo cosa si prova a stare nei panni di chi viene cornificato. Immaginate. Aspetta, ci sto provando, ma... Allora, io semplicemente non mi arrabbierei, cioè non me ne fregherebbe proprio più nulla nel momento in cui vedrei o sentirei, cioè se dovessi sentire, no? Se dovessi sentire che quella persona mi ha tradita o vedere delle prove comunque certe, per me quella persona già non esiste più. Neanche gli do, cioè per me io sono totalmente indifferente già, neanche gli do la cosa di piangere o di fare, cioè per me è morta, capito? Neanche esiste più. Assolutamente no. Perché devo piangere per una persona che non si prende le proprie responsabilità emotive e non ha cura dell'emotività della persona che dice di amare? Semplicemente le persone dovrebbero dire io ti amo, magari sto provando questa cosa parallela con un'altra persona, oppure io non ti amo più e sto provando questa cosa con un'altra persona. Punto. Bisogna essere onesti con i propri sentimenti, raga. Io avrei detto vaffanculo e chi si è visto si è visto. Mamma mia. È il tradimento della fiducia che brucia e fa male. Zeze, se si piange, si piange per rabbia. No, no, sicuramente. Però non è colpa tua. Cioè, quindi si piange per rabbia, ma rabbia verso quell'altra persona. Non è neanche colpa di quell'altra persona, evidentemente c'è un qualcosa di base che è successo e che in quella persona che ha fatto scattare quello. È colpa nel momento in cui ovviamente non si esprimono i propri sentimenti in modo palese e lì la fiducia si perde perché non perché ti ha tradito ma perché non ti ha detto che magari stava provando delle cose, quando non c'è dialogo. È ovvio che poi accadono queste cose. Per questo io dico comunicate, cazzo, è importante. Zè, a me non piacciono le donne, ma tu sì. Non so perché, ma c'è qualcosa in te che mi fa sentire diversa. Forse non c'è una spiegazione, so solo che tu sei l'eccezione. Capita, raga. Magari ami, cioè, l'immagine di una persona, però ecco, non per forza quel sesso. Ma accadono queste cose, eh. Sentite, dai, giù le mani da Zeudi. Giù le mani da Zeudi. Mm. Allora, allora, io continuerei a leggere. Allora, sono una donna lesbica algerina e vivo in Tunisia con la mia ragazza tunisina, in segreto. So che non farò mai coming out perché la mia famiglia è molto legata alla religione e ai propri principi e allo stesso... perdonatemi. E lo stesso vale per la famiglia della mia ragazza. Ok. Non possiamo vivere il nostro amore alla luce del sole. Ah, e questo mi rende molto triste. Sai, un tempo ero frustrata della mia sessualità, ma grazie a te oggi mi accetto e mi sento bene con me stessa come persona queer. Grazie Zezé.
Dai, una storia, mamma mia. Non è bello, raga, non potersi vivere alla luce del sole, mamma mia. Però già il fatto che si sono ritrovate e, e si vivono a prescindere da tutto, anche se in segreto, è una bella storia d'amore, sì, però non di libertà. E mi fa piacere che ti senti non più frustrata della tua sessualità. Mi rincuora. Dai, vedete? Che storie. Cioè, i film si possono fare su queste confessioni anonime. Ho 18 anni e qualche tempo fa mi sono infatuata della mia migliore amica. Sempre sta cosa capita, è assurdo. Non gliel'ho mai confessato, per paura di rovinare un'amicizia che durava da anni. Lei è etero e vederla è amore. Amore. Lontana dall'etero. Lontana, lontana, lontana! E vederla interessarsi ad altri ragazzi mi ha fatto capire che quello che credevo fosse amore era in realtà un affetto profondissimo. Ogni tanto mi chiedo cosa sarebbe successo se avessi trovato il coraggio di confessarle i miei sentimenti. Forse sarebbe cambiato qualcosa, forse no. Oggi però c'è una cosa di cui sono sicura. Mi piacciono anche le ragazze. Meno male, dai, mi fa piacere. Quindi sei B. Però anche se sei B, lontana dalle etero, please, 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 please. Has she just invited a new letter for LGTBQ Z? Z. No etero, no etero. Buonanotte, cuore mio. Grazie, ma. Ma domani ti passo a prendere io allora, ok? Uh, allora. Zero di sexual. Leggiamo la prossima. Ho questa amica che sta in piena crisi con il suo ragazzo perché lei ha scoperto di essere lesbica ma non ha il coraggio di lasciarlo. Che consigliarle? Eh, questa la devo far vedere. Ah, eccola. Io che chatto con la mami. Allora, voglio comprare il tuo Samsung, ma raga, è pazzesco questo Samsung. Vi stavo dicendo,
Lascialo, bella. Allora, voi dovete capire una cosa. Io cosa consiglierei? Cosa ti consiglierei? Cioè, cosa consiglierei a questa tua amica, tesoro? Se lei ha appena scoperto di essere lesbica, ma non ha il coraggio di lasciare il suo ragazzo, questa cosa non va bene perché deve prima di tutto dirlo al suo ragazzo. E questa cosa che sente, almeno credo io, cioè gli deve dire proprio cosa sente e quindi avere una sincerità in quella che è la propria relazione, che poi magari ti manda a fare, ti manda a quel paese e magari ci resta male, ok. Ma prima lo fai e meglio è, perché in questo modo tu sei egoista perché stai trattenendo un ragazzo e gli stai facendo ancora più male, perché più giorni passano, più gli fai del male. E non è bello, questo è egoismo, per esempio, e non va bene. Invece devi prendere la decisione di lasciarlo. Se poi c'è una situazione dietro un poco più delicata e ampia rispetto al fatto che tu non voglia fare coming out, allora comunque cerca di lasciarlo in un modo o nell'altro. Poi un domani capirà, perché non lo trovo carino che blocchi un ragazzo che hai capito di essere lesbica, stai bloccando un ragazzo in una relazione che non ha futuro. E, cioè, poi non è che qua si fanno le relazioni per sicuramente sposarsi e fare dei figli, perché attualmente ho capito che i ragazzi non fanno così, almeno io sono una delle poche ancora che vorrebbe costruire un futuro con una persona e una famiglia, non è che faccio le cose così a capo. E quindi io ti dico, dico a questa amica tua, cioè, lo vuoi lasciare sto ragazzo? Cioè, gli fai fare la vita sua, gli vuoi far prendere la via sua a sto ragazzo? Così come tu prendere la tua. Leave him and go kiss a girl. Cattiva! Cattiva! Siamo noi la tua famiglia Zeudi. Vediamo. Quindi, leggiamo questa. La mia prima cotta per una donna è stata a 19 anni. Vabbè, aspettate, però, voglio mettermi bene. Allora, la mia prima cotta per una donna è stata a 19 per una ragazza di nome Francesca che da un tempo, grazie Silver50, che da un tempo usciva nel mio gruppo e con cui avevo legato molto. Ad un certo punto il nostro legame è diventato sempre più stretto e spesso mi dava l'impressione che anche io le piacessi. Il giorno della mia laurea, complice anche l'alcol consumato alla festa, mi ero quasi convinta di confessarle che mi piacesse, spinta anche da un'amica. Era quasi lì pronta per dirgli, mamma mia, immaginate, ma alla fine non me la sono sentita. Avevo paura di rovinare la nostra amicizia, sempre la stessa cosa, rovinare la nostra amicizia. Amo, non hai avuto le palle, rovinare la mia amicizia, qualsiasi cosa. E così mi sono tenuta questo segreto fin da quel momento. Forse è stato meglio così, ma a volte penso a come sarebbe andata se le avessi detto cosa provavo. Io penso che, raga, quando viene detta questa frase, non volevo rovinare la nostra amicizia. Ma chi ti creda? Io non ci credo a questa cosa. A mirare la nostra amicizia.
Ma se il rapporto non è più quello, significa che non c'è amicizia se non parli di come tu ti senti realmente. L'amicizia vera di base, cioè nel momento in cui tu dici, guarda, io sei mia amica, l'amicizia, se sei mia amica io ti posso raccontare di tutto della mia vita, e se sento che sto provando dei sentimenti per te, io te lo devo dire. E se di base c'è un bene, c'è un'amicizia vera, è così che funziona, perché nelle relazioni c'è dialogo, questa è l'amicizia vera, è vera, no così. Eh. Ma fa un grip mo, eh? Mo un grip. Poi magari, ecco, la mia prima cotta per una ragazza è stata a 19. Io a 19 magari avevo queste consapevolezze che ho adesso e quindi mi arrabbio in questo modo, ma magari lei ha una sensibilità diversa, però sappi che di fondo il concetto è questo, il principale concetto, che se è realmente amicizia e se è realmente un rapporto sano con una persona di amicizia ed è una vera amicizia, si ragiona nel modo in cui almeno penso che si ragioni nel modo in cui dico io. Poi magari mi sbaglio, però per me l'amicizia è vera nel momento in cui io parlo di tutto con la mia amica e anche del fatto che probabilmente mi sto innamorando di lei, capite? Eh. Cioè, bisogna essere sinceri nelle relazioni. Se la prende a cuore mi fa morire. Ma a me queste cose me le prendo proprio a cuore, sì, non posso. Come si fa? E adesso l'amicizia c'è ancora. Non penso, raga. Vabbè, vabbè. Raga, grazie mille Vilaca. Vilaca. Mille Vilaca. Comunque vorrei un'amica come te, che parte subito così quando sto facendo una cazzata, tipo, "Oh, ma si scema?" No, io faccio sempre così. Cioè, io quando c'è qualcosa che non va, ha anche soltanto un modo di io percepisco le persone che conosco io quando fanno stanno facendo per fare qualche cazzata. Io subito dico, senti, ma stai facendo così perché devi andare a vedere quella persona, perché devi sentire quella persona? Fammi capire. Cioè, non fare troppi giri di parole con me. Cioè, io dico la sincera verità, mi frega un cavolo. Poi, se non ti sta bene, là sta la porta. Io quando voglio bene alle persone dico la verità. Grazie Rachele Caps per le 5 subs regalate, sei fantastica. Grazie Rachele, non ci avevo neanche vista. Rachele, la vuoi smettere? Deni07, grazie. Aspettate che devo mettere. Grazie Felicia. Felicia 1344444. Adesso è felice Rachele. Sempre sincere, sempre alla base di ogni relazione. Ma se non ci sta l'onestà, raga, ma dove si va? Poi ci deve essere privacy, poi dipende da quale relazione ci deve essere la propria privacy, però ecco, uno si deve dire una cosa, o la dici che sei onesto o non la dici proprio. Caro Collex. Grazie, caro Collex. Collex, 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 caro Collex. Io mi sono allenata in palestra, sono uccisa con la schiena. Mi fanno malissimo le braccia, te lo giuro. Oh, però è strano, ma io le vedo più cresciute, o sbaglio? Che dolore. Ah, la mia schiena.
Ehm, Aspettate, se pensi che dall'altra parte non ci sia interesse, non capisco perché dirlo e rovinare il rapporto, perché il rapporto è già rovinato se tu provi qualcosa, capito? Se tu provi qualcosa, il rapporto già è rovinato, ma è rovinato nel momento in cui tu pensi che sia così, perché se hai una buona comunicazione con l'altra persona, hai un modo di esternare le tue emozioni senza vergogna con l'altra persona, perché, cioè, dove c'è il problema? I sentimenti tu non li scegli, se ti sei infatuata di quella persona e vuoi far finta che sia ancora amica perché ti vuoi godere quei sentimenti di nascosto, quando magari ti dai un abbraccio e senti una cosa, ma in realtà lei ne sente tutta un'altra in senso di amicizia e tu in un altro senso, io penso che non ci sia rispetto di base e quindi bisogna esternare il proprio modo di sentire. Poi, se una volta esternato, si vuole continuare un'amicizia, per me diventa un'amicizia sfalsata perché secondo me non sussiste come rapporto. Cioè, no. Lei prima o poi avrà un ascendente poi su di te, quindi non diventa una relazione sana di conseguenza. E non è più amicizia. I traduttori stanno traducendo bene, poveri sottotitoli. The Republic, grazie per le 25 subs, sei un fiore in questo nostro prato. Sei un fiore, un fiore, un fiore, un fiore. Rachele Dickinson. Rachele Dickinson. Dickinson. Che saggezza, adora, adoro, adoro. Amo fornuto già, basta, amo fornuto già. Sì, ragazzi, conclude così questa live. E thank you for comforting us today. Thank you to you, Suspectla. Suspect LA. Grazie! Anonymous! Maya 10, grazie, Anonymous. E Anonymous ci fa arrivare alle 13.000 subs. Inaspettato questo calcio di rigore alla fine della live, alla fine di tutto che ci ha fatto raggiungere 13.000 subs. Ecco, Raghira, non staccare. Traducono ancora bene. Però subito, aspetta. Thank you so much, Anonymous. Thank you so much. Comunque, let's fucking go. Let's fucking go. Ma queste dita orrende che sembrano, non lo so. Ma che cos'è questa roba? Ma che è? No, non ci sto credendo. Queste mani orrende. Ma che devo fare con queste mani? Moni Manzi. Anche se con queste unghie, non lo so, sembrano tipo tozze. Cioè, sembra che me le sono tagliate. Lo so.
Se quindi tu mi sgridi ogni tanto per dimostrare il tuo volermi bene, ma io non ti sgrido. Faccio sta qui e abbiamo dei tatuaggi da fare. È vero. 1, 2, 3 kun. Grazie. 1, 2, 3 kun. Anna Maria è in ferie. Anche. Hai delle mani bellissime. Mm, ok. Mani sì, le unghie no. Maril, Marila de Argentina. Maria della... Maria... Marila dell'Argentina. Comunque, io... Mariela, ok. Mariela dell'Argentina. No, your confession, please. No. Io già mi sono confessata al gruppo. Mariela. 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 Mariela dell'Argentina. Ma è un nome più facile, no? Cioè, Mariela, punto, della, punto. Mariah Carey. Mariah Carey. Aspetta, Maria... Come dicevo? Mariah Carey. Come dicevo? Mary Carey. Mary Carey, dicevo. Zedi, ma perché ti sminuisci sempre? Ogni centimetro quadrato del tuo corpo è perfetto. Ma non esageriamo, per esempio. Per esempio. Furbettigna! We want Zebedee in the kitchen. Okay. The next time I will cook something for you with a timing, ok? Una live in esterna? Allora, domani cucinerò qualcosa e martedì farò una live in esterna. Non vi prometto nulla, ma spero di riuscire in questa impresa. Va bene? Poi farò anche magari qualcosa sul PC fisso, questo sì. Però mi dovete dare del tempo. Ok, carbonara. Carbonara anche. Però domani? Carbonara domani? Se potesse fa. Se potesse fa. Vediamo. Vediamo. Stiamo fallo per noi romane. Mm, devo andare a prendere il guanciale, le uova, il pecorino, il romano. Giusto? Io il pepe, però io la faccio una parte senza pepe, anche se il guanciale ce l'ha un po' di suo, perché io non ce la faccio, il pepe io lo odio, insieme al piccante. Sfida cucina con Asia. Sì, devo vedere se c'è Asia domani. Il punto è capire se c'è Asia. Solo questo. Siamo in due, anch'io lo odio il pepe. Esatto, no, io non ce la faccio. Io non ce la faccio. Pochi giorni fa eravamo 25.000 follower e ora quasi 25.400. Stiamo crescendo tantissimo, ti sei accorta? Piano piano cresciamo. No, io mi accorgo di questi cambiamenti raramente perché guardo poco i numeri, però attualmente forse dovrei iniziare a guardarli un po' di più. Però effettivamente sì, è un grande cambiamento, raga. Soprattutto che dopo che sono tornata
Cioè dopo una bella mancanza sono tornata e stanno bene. Dai. Come festeggiamo un anno di Twitch? A settembre? Qual era? Quando era il 4 settembre che ho aperto Twitch? Quando l'ho aperto Twitch? 15 settembre. Chi è che mi ha mandato il finalmente? 15 settembre. Bisogna festeggiare, bisogna festeggiare il 15 settembre. Zeu Bau, grazie per le 5 subs. Anyway, oggi, 2 giorni prima del mio compleanno. Ah, festeggiamo con le 24 ore live. Ragazzi, non posso fare 24 ore live perché non vivo da sola. Cioè, dovrei farlo con la mia famiglia e non posso obbligare la mia famiglia. Potrebbero anche denunciarmi per questo, capite? Posso far diventare la mia famiglia. Ma Zebao interviene ogni volta che fa la sottomano a Scarlett. Ma in che senso? Ecco. Eh, eh, ok, ok. It's very good. Tutto benissimo, tutto perfetto. Tutto benissimo, tutto perfetto. Scarlett. Scarlett 997. Aspettate la porta. Aspettate. È ovvio. Chi è? Allora io, allora io. Oh, ma non è via sta gambosella, com'è bella. Non è via questa gambosella. Che sta dicendo mia sorella? Ah, sì, vieni un attimo qua. Chi, vai. Prendi, saluta. Ma che c'hai là? Ah, saluta. Ciao a tutti. Sta camminando com'è bello, come tu mi aprirsi, ah? Qualche volta me la presti. Non so se avete sentito, ma penso che si sente, no? Quando parlo. Anyway,
Ok, stop, basta, basta. No, basta, basta, basta. Allora, raga, io devo staccare questa live. Però è stata molto molto carina. Ci vediamo domani per la prossima live. Maria Gabriella 56. Allora, allora, thank you to everyone for following this live. Gracias a toda la gente que mira esta live aquí. Un beso muy fuerte a toda la gente. Zebau saluda. Allora, voglio però saluda e Scarbau. Dai, ma veramente mi state prendendo in giro? Ma che è sti nomi? Vabbè, io dico grazie, poi se mi prendete in giro resta a voi. Zebau, ma davvero esiste Zebau? Allora, Moni Manzi, grazie Moni Manzi, Anonymous, Susktla, Suspect L-A-L-A, non lo so. Chic 62, Zeria Public, Felicia, 1, 3, 4, 4, 4, 4. Rilea B, Zebau, Amandams 1, Mil Vilaca, Mil Vilaca, Danny 07, grazie. Ciao Scarlett, grazie per il bene che fai a Zeodi, è bello vederla così felice. Capito Scarlett? Scarlett, can you hear me? Io praticamente faccio delle video call con la mia ragazza senza videochiamarla, semplicemente lei mi vede in live e ci scriviamo, non c'è bisogno di videochiamarci, solo che lei mi vede, ma io non vedo lei. Ecco, sto scrivendo, stronzetta, mi ha ascoltato. Sto cazzo di traduttore che adesso traduce tutto. Cazzo, cazzo. Vabbè. Questo non traduce quando deve tradurre, traduce quando non deve tradurre. Anyway, Mary Rose e sta dormendo. Sta cercando di dormire. Io c'ho una fame. C'ho una fame tremenda. Penso che mi farò un po' di latte con i biscotti. Sì. C'ho bel latte con i biscotti. Mi vado a lavare, mi metto a letto. Grazie da parte mia, l'adoro. Grazie da parte mia, l'adoro. Ma cosa l'adoro? Ma chi? Ma mia mamma non sta dormendo, scusatemi che mia mamma domani si deve svegliare presto. Ah, a Scarlett, ok. No, vabbè. Comunque, comunque, raga. Io me ne vado a dormire che domani mi devo svegliare pure io presto. Ci sentiamo sicuramente in questi. Ci sentiamo sicuramente per la live di domani su tutti i social, quindi mantenetevi sempre, come sempre.
Aggiornati, grazie a tutte le persone che hanno commentato le confessioni anonime. Scarlett knows the word cazzo now. Cazzo! Sì, cazzo lo conosce. Cazzo, cappuccino, buongiorno. Allora, veramente, che lei non so per quale ragione dice veramente, veramente, come finalmente, capito? L'ha preso da qua, io lo so, la conosco bene. E niente, io vi abbandono e ci vediamo domani nella live. Domani. Cazzo, cappuccino e buongiorno. Ciao! Buonanotte.